perché facciamo così fatica ad allontanarci, a sganciarci dai corpi di dolore che in qualche modo abbiamo creato, costruito e tenuto in noi? Sì, prenderei, questo è un tema che abbiamo preso già, mi sa, una volta, lo prenderei ancora più alla larga, nel senso che lo affronterei in un altro modo in questo aspetto. Cioè, quello che sto notando è il paradosso dell'esistenza, è che noi siamo una mongolfiera e che in qualche modo nella vita prendiamo diversi sacchettini che ci permettono di rimanere zavorati a terra. E piano piano però che passa l'esperienza di una vita, certi sacchettini bisogna incominciare a staccarli per permettere alla mongolfiera di volar via. Dopo la morte questa cosa ovviamente continua, prenderemo altri sacchettini più sottili che ci permetteranno appunto di volare a una certa quota, ecco questo è il punto, e quindi in un certo piano astrale, però dopo ci identifichiamo in altri aspetti, aspettiamo altre questioni, tutte legate a comunque paure, corpi di dolore, perché se ti collego alla tua domanda sono dei processi che si collegano a delle parti insoddisfatte, quindi ripercussioni. I sacchettini si riempiono, la mongolfiera si aggrava, si appesantisce e ritorna sul piano terrestre, per poi fare ancora un lavoro, riprendere altri sacchettini e andare avanti così, diciamo, nelle varie fasi. Ora, il tema di fondo è, intanto, possiamo staccare tutti quanti questi sacchettini e liberarci una volta per tutte da tutto il contesto, diciamo, di tutte queste ripercussioni che ci arrivano attraverso vite, attraverso esperienze, attraverso dolori, attraverso abbandoni, attraverso tutto quello che volete metterci, che ci mantengono lì finché non esauriamo quell'esperienza e poi ne usciamo. In realtà vi do una brutta notizia della sensazione che ho, cioè che l'identificazione di questa mongolfiera, il suo stato d'essere, il suo stato di cristallizzazione e di identità che acquisisce nelle vite e nel tempo è dovuta proprio grazie a questi sacchettini. Cioè i sacchettini permettono una gravità della mongolfiera che, come dire, prende forma, si forma come in un televisore che viene fuori grazie a questi corpi di dolore, a questa esperienza, a questa identità che processo per processo gli danno forma. Dopodiché noi andiamo a deformarla, quindi togliere la forma per entrare in una nuova forma e per fare questo dobbiamo tagliare dei sacchettini e entrare in una nuova forma e si libera uno spazio, ma non riusciamo a stare in una non forma, quindi essere in una via senza sostegni, senza identità, perché è troppo complesso, perché bisognerebbe avere una forma totalizzante a quel punto, che è una forma deformante nel suo status totalizzante anche lì, cioè quindi è un livello che tutti stiamo cercando però, quindi però torniamo un attimo al discorso di prima, per poter avere una potenza di forma bisogna continuare a creare questi sacchettini che gli creano una sua gravità, una sua territorialità, un suo spazio di limite. Ora, nel tempo, però, quello che succede invece nella realtà di tutti noi è che noi rimaniamo affezionati a questi sacchettini, quindi ce li teniamo su anche se hanno fatto la loro storia, anche se il loro tempo è passato, anche se bene o male, cioè ormai tutti vedono che questa situazione è lì che ce la trasciniamo e la mongolfiera continua a grattare per terra e non si alza mai. E quindi non è solo il problema che noi ci formiamo, ma troppo ci formiamo, ci appesantiamo eccessivamente. Perché rimaniamo legati a questi sacchettini, ce li stringiamo come dei cuscini nella nostra realtà? Perché in realtà ci danno sicurezza. Cioè tutte le realtà formate, quando noi ci formiamo in un'identità, in un modo, in una casa, in un rapporto, in circostanze di un lavoro, tutta la nostra identità ci dà sicurezza. Quindi quando togliamo la nostra forma e quindi ci destrutturiamo, deformiamo appunto, usciamo da questa importanza personale, da questa identità personale in un'identità non più in quella di se stessi. E quindi il disvelamento è si mette in gioco un grosso aspetto di vuoto di noi stessi e quindi tutti vogliamo rimanere malati, così siamo curati, tutti vogliamo avere questi dolori passati perché ci costringe di essere responsabili profondamente nella nostra identità che stiamo coltivando e tutti vogliamo non accusare più nessuno, diciamo, ma in realtà accusiamo tutti perché la difficoltà è prendersi la responsabilità di noi, cosa abbiamo permesso in ogni relazione. E tutto questo, cioè ogni azione in realtà che noi ipoteticamente vorremmo, non la vogliamo perché ci fa comodo rimanere in questa forma, la forma da sicurezza.
Quindi anche il fatto che siamo trascinati da questi corpi dolori, che sono serviti nella loro materia iniziale per cristallizzare questa mongolfiera, sono serviti per dare un'identità, sono serviti nel momento giusto di un'infanzia, di un momento che è successo, per darti quella percezione anche di te, di sé. Sono tutte esperienze che servono, come si diceva appunto, sono stati essenziali dello sviluppo di un'anima. Quindi non possiamo togliere le zavorre, perché le zavorre permettono alla mongolfiera di esistere. D'altra parte bisogna tenere il tempo necessario per permettere alla mongolfiera di viaggiare anche. Detto questo però, qual è il fine di tutto questo? Il fine di tutto questo è che bisognerebbe, per ogni peso preso, prenderlo il tempo necessario e utile e sempre più sviluppare una capacità di utilizzare i pesi in modo, è come dire, Solo funzionale a quel momento. solo funzionare a quel momento, ma ancora di più attraversarlo con quell'amore della transizione in se stessa. Cioè, è come quando dicono che la bellezza di un fiore è sentirne il suo profumo e non sradicarlo e staccarlo e volerlo possedere, ma lasciare che tenere la mano aperta e lasciare che ogni esperienza possa scorrere nelle tue mani, come una sabbia che scorre che non la trattieni, la lasci andare, rimanere sempre di più con quel palmo vuoto che permette a ogni esperienza che possa venire e andare, venire e andare. Quindi è un atteggiamento di visione chiara di come tutte le cose sono transitorie, sono spazi funzionali all'esperienza, diciamo, evolutiva, ma bisogna avere quell'atteggiamento centrato di lasciarle scorrere, di non trattenerle. E questo sviluppa sempre più una cristallizzazione della mongolfiera senza gravare nessun peso perché continua a liberarsi peso e con questo atteggiamento sempre più la mongolfiera entra in quello stato di deformazione, di non sostegni, in cui tutto è possibile, tutto si permette e puoi entrare nelle varie congregazioni di maschere, di realtà, di processi anche di vita, di scenografie, in modo sempre più libero e sempre più cooperante e costruttivo, fino alla profonda libertà di viversi tutto questo come un grandissimo e stupendo viaggio di identificazione di un vero sé di se stessi. Grazie.